equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qui nel deserto marocchino, in un luogo che potrai identificare solamente con delle coordinate GPS. Posto meraviglioso. Adesso regna il silenzio più assoluto, non c'è vento in questo momento, il deserto sembra assorbire ogni suono. Abbiamo le balise della pista che ci indicano che siamo nel posto giusto. Quella è evidentemente la nostra pista, si vede per chilometri da qua, siamo leggermente sopraelevati, riusciamo a vedere veramente lontano. Naturalmente non è passato nessuno, non credo che passerà nessuno neanche oggi, ma noi ci facciamo un po' la nostra colazione, ci rilassiamo un po' e poi ci mettiamo in marcia, molto lentamente, molto tranquillamente, ma ci andiamo a godere questo posto meraviglioso. Siamo in una parte di questo territorio in direzione del lago Iriki, quindi Mamid, Zagora, decisamente rocciosa. Queste rocce che sono veramente particolari perché alcune sono piattissime, sembrano quasi delle mattonelle, altre invece sono super tonde e quando ci cammini sopra, se alcune sono molto sottili, le rompi e con il camion si sembra quasi di andare su dei vetri, si sente tutto che si rompe. Luci, lo vuoi il caffè? Ma vorresti anche la spremuta? Sì! Spremuta nel deserto è roba, Lucia mi ha buttato via lo spremone, oggetto che secondo me funzionava benissimo. Ora abbiamo solo questo spremino. Nel frattempo facciamo il caffettozzo con la macchinozza questa mattina. Che spettacolo! Bellissimo! C'è tutta un'area là semisalina. Sta arrivando un uccello. Sta puntando proprio di qua. Ma non è che mi viene addosso. Oh, è un corvo. Non è che sono cose che capitano tutti i giorni, si è fermato là. È una sensazione strana perché poi sotto c'è molta sabbia, quindi comunque un pochino affondano. Il mio rinforzo d'emergenza credo che funzioni. Così rinforzato probabilmente durerebbe una vita, però esteticamente fa un po' schifo. Salutiamo la nostra piazzola nel deserto per la notte e stamattina subito discesa, non salita, sai? Guarda lì. Laggiù! Questa è una bella discesozza, però almeno non abbiamo il motore freddo che dobbiamo fare la salita. No, scaldiamo in discesa col freno motore. Esatto. No, qui in realtà non parlo di freno motore. E di che vai? Sono quelle ridotte, basta che lascio la frizione e frena solo. Ah. Ed eccoci nuovamente a un cambio di territorio. Adesso dobbiamo attraversare questa zona dove probabilmente c'è più acqua sotto. E come sempre, significa che c'è anche più sabbia sopra. Guardate qua, tutte queste piantine sono terribili perché se le prendi cercando di uscire dalla pista fai dei salti che non la racconti. Stiamo andando anche in direzione del ciuchino, che è lì che ci aspetta sulla pista. Un altro! Che carino! Ragazzi, questo cartello è bellissimo perché
Questi sono secondo me relativamente recenti come cartelli, io non me li ricordo, forse quello là è un po' più vecchio. Di là si va verso la zona militare, inaccessibile, non si può andare di là. Però qua si capisce che andando di qua potremmo andare alla strada che porta poi a Fomsgid, mentre ci dice che di qua si va a Tata. Noi però proseguiremo dritto in direzione di Mamid, direzione delle dune del Cegaga e di Rago i Ricchi, di là. E qui pian piano, ragazzi, la sabbia si accumula e guardate lì, ci sono delle prime dune. Questo terreno è insidioso perché è apparentemente piatto a seconda dei riflessi del sole, però a un certo punto trovi magari qualche risciacco, qualche parte più erosa e ti trovi magari un corridoio tagliato che ti farebbe fare un salto se lo prendi veloce. Quindi se c'è un camion della Dakar qua vai a 200 km all'ora, noi andiamo piano. Di là sembrerebbe esserci una pista con la Fomsgid con probabilmente un punto di controllo, perché c'è scritto. E qua c'è l'altro cartello identico a quello di prima, zona militare, però c'è anche il cartello che ti dice che di là non ci puoi andare, se viete. Pare proprio che sia disabitato questo posto di controllo. Non c'è nessuno. Non c'è la sbarra, quindi anche questo l'hanno spostato. Però l'ultimo pezzetto era bello tondo. Aiuto, Simo! Incredibile poter riconoscere dove passa l'acqua seguendo un po' questa vegetazione. Guardate lì tutta quella striscia di piccole acacie, i cespugli, la sabbia che si accumula. E ogni tanto ci sono anche i piccoli percorsi dei dromedari, sono delle linee continue, sembrano le linee di Nazca, in realtà le hanno fatti i cammelli e i dromedari. Perché gli dromedari non amano passeggiare sui sassi, ma sulla sabbia. Quindi mano a mano fanno il percorsino dove i sassi non ci sono. La mappa ormai ci dice che siamo in prossimità dei limiti del parco del lago di Ricchi e qua la mappa segna anche la zona potenzialmente più umida che è proprio nella nostra direzione. Sembra incredibile pensare che una volta, chissà quanti centinaia di anni fa, qua c'era un vero e proprio lago. Quasi vicino ai confini del lago, in realtà abbiamo un posto di controllo militare e questo deve essere operativo perché si vede un'antenna da lontano e forse anche qualcuno che si muove, quindi probabilmente dal posto di prima si sono spostati un po' più avanti. Ci stanno aspettando e d'altronde qua sono 2 giorni che non passa nessuno. Bonjour. Italy. Nouvel nome di Tata. Tata. Adesso il militare parla alla radio. Si è preso la fotocopia dei passaporti e ha detto che possiamo andare. Qui abbiamo un bivio. Questa pista è quella che va a Fomsgid
e questa dovrebbe essere quella che va a Mahamid, che attraversa proprio il lago. Avanti qua addirittura si vedono quelli che sembrano miraggi. C'era un po' di vento e infatti guardate, la pista è abbastanza nascosta, la sabbia l'ha un po' ricoperta. Là davanti c'è qualcosa, ma non si riesce a capire cosa. Se sono alberi, dromedari, miraggi. Poi intanto ci sono anche delle dune. Stiamo andando dritti verso il miraggio. Qua ci sono delle zone dove la sabbia è più morbida. Staremo andando nella direzione giusta. Sì, sto seguendo La bussola. Adesso ci dobbiamo un po' inventare la pista, ogni tanto si vedono delle tracce, ogni tanto spariscono. Più che altro bisogna seguire un po' le dunette, cercare il passaggio migliore. Venire in questi posti dopo che c'è stato così tanto vento può essere un po' più complicato, perché comunque già non passa poca gente. Se le poche tracce vengono anche coperte, insomma il percorso lo devi navigare col GPS. Qui ragazzi ci fermiamo un attimo perché stiamo vedendo delle piantine. Guardate ragazzi che strane. Sono come dei tentacoli che si stringono tra loro. E hanno tutte delle palline come dei semini. Sembrano quelli che rotolano, in realtà sono attaccate al terreno. Poi probabilmente si staccano e cominciano a rotolare. Un miraggio lontanissimo. Stanno arrivando, sono 4. Avevamo visto delle tracce di moto. Pistolatissimi, guarda qua. Pronti per la Dakar. Ciao! Non salutano, sono troppo impegnati. Sta arrivando qualcosa proprio alla Mad Max. No, questa è la macchina, probabilmente fa la scorta ai motociclisti. E comunque sono i primi che incontriamo, da ieri. Eh sì. Forse quella lì è una valise e forse incrociamo una pista. Forse ci porta un po' più in là. Qua è tutto bello sconquassato. Abbiamo trovato la pista che cercavamo e anche questa non è che sia molto utilizzata. Dalle capre sicuramente, là davanti c'è il pastore. Adesso spaventiamo le caprette. Ma adesso noi questa pianta la puntiamo, ci fermiamo a fianco e ci fermiamo per pranzo. Mi sembra proprio un bel posto. Abbiamo percorso un bel tratto di pista questa mattina. Queste sono tra le zone che amiamo di più di questa regione e devo dire che è sempre magnifico tornarci.
Ma non è che si viene nel deserto solamente per vedere il deserto, per goderne delle bellezze, dell'intensità, dell'infinito, della storia, della geologia. Ma che si viene a fare anche nel deserto? A mangiare. E che si mangia? Oggi si fa una specie di couscous improvvisato. Con quello che ci abbiamo. Non ci abbiamo molto. Però qualcosa ci abbiamo. Ma non abbiamo fatto la spesa pochi giorni fa? E ormai sono passati. Lucia sta provando un rimedio ancestrale antimosche. Che cos'è? Eucalipto e menta, magari gli danno noia. Non l'ho mai sentita, però si può provare. Vabbè, intanto mangiamo, prima che se lo mangiano tutte le mosche. Ci abbiamo messo anche su un po' di curcuma, l'olio l'ho messo, quindi tenemos patate, un po' di cavolo, la carota, il pollo, che è la parte forte, e poi... Ah, se vuoi ci sono le olive. Ma sì, le olive secondo me ci stanno. Ragazzi, che mangiata, questo couscous era stato recuperato dal nulla, proprio il nulla del deserto, però era veramente tanta roba. Lasciamo questa pianta, questa magnifica acacia, e riprendiamo la nostra rotta. Le acacie sono delle piante magnifiche che si trovano qui nel deserto e sono delle piante veramente particolari perché dimostrano la loro simbiosi con questo territorio, veramente unica. Pensate che ad esempio le spine di questa pianta, che praticamente la proteggono sostanzialmente dalle capre e da tutti gli uccelli che ne vogliono mangiare i frutti e le foglie, di fatto sono delle foglie che si chiudono su se stesse e creano queste spine. È una cosa veramente molto particolare. Un'altra cosa che succede in natura, non solo su questa pianta, su tante altre, pensate che questa è una pianta leguminosa, ma i legumi di questa pianta che contengono i semi sono durissimi, quindi cadendo in realtà non si aprono e non si consumano, seccano e basta, il seme non si aprirebbe spontaneamente. Sono proprio gli animali che passano di qua, quindi capre e uccelli tipicamente, che se li mangiano, i semi non riescono a digerirli, li rilasciano in giro nel territorio e nuove piante possono crescere. Infatti qua di impronte di capre e di pecore ne vediamo abbastanza. Questa acacia è particolarmente grande, sono piante che vivono anche veramente tantissimo e pensate che quelle che ci sono qua attorno sono anch'esse abbastanza grandi, ma non grandi come questa. Visto che stiamo parlando di questa pianta, mi viene da ricordare che ce n'è una di acacia che probabilmente è la più famosa al mondo. Non lo so, forse nella letteratura biblica forse ce n'è sicuramente citata qualche altra, però parlando di deserti, l'acacia più famosa è certamente quella del Teneré, che pensate era stata avvistata nei primi del Novecento, questa pianta sola nel deserto del Niger, nel deserto del Teneré, che i primi esploratori pensavano che fosse un miracolo e invece non lo era una vera e propria pianta, l'unica nel raggio di centinaia e centinaia di chilometri. Ahimè però quella pianta negli anni 70 è stata abbattuta, sembra da un camionista che l'ha investita. Adesso c'è un monumento. Ragazzi, il nostro dromedario è tornato a casa e sta perdendo pezzi, ha appena perso la testa. Oh, però è durato quasi 7 anni, insomma, e di trone ne ha prese anche lui, Voleva tornare in Marocco per finire la sua vita. Adesso riprendiamo la pista, che è questa. Lo so, si vede poco, ma è questa. Dobbiamo andare di là. E qui siamo arrivati a Zaouia Sidi Adbe e Nabi, questo villaggio che credo che abbia certamente anche una importanza religiosa in qualche modo. Guardate le mura di questo posto che stanno costruendo. Niente, sono dei campi. Hello! Questi sono campi coltivati, ragazzi. Qua c'è una antenna, qualcosa, meglio non portargliela via. Io la tirerei un po' dentro questa. Immancabili bambini che arrivano da tutte le parti del villaggio. Subito arrivano.
quella credo che sia la Zaouia vera e propria. Questo edificio certamente con qualche importanza religiosa. E là c'era probabilmente il vecchio villaggio, guarda, ci sono ancora le mura. Ragazzi, qua non c'è niente. In questo villaggio sono pastori che vivono qua. Si è formato certamente attorno a questa costruzione, ma chissà da deve essere veramente antico. Questo villaggio non ha neanche la strada, solo questa pista che arriva qua, sia da una parte che dall'altra, è proprio disperso da tutto. È inutile dirlo, qua non c'è l'energia elettrica. Però questa caccia invece è gigante. Questa è più grande di quella dove eravamo prima. Hanno i pannelli fotovoltaici protetti, perché sennò le capre si strofinano sopra. Da qualche parte c'è certamente anche il pozzo. E qua siamo in un posto decisamente remoto. La strada principale sarebbe dietro quella montagna, cioè la cittadina che stiamo per raggiungere, mancano un'ottantina di chilometri, sono facilmente raggiungibili dalla strada principale, non è che ci puoi venire solo con questa strada. Però qui, no, devo venire qui a Zaouia Sidi Abed-Dabi. No, devi fare la pista. Mi fa sorridere pensando a chi ci dice che la nostra nuova moto non sia adatta al deserto. Guardate, mi muovo un po' in qua. Vedete questa striscia? Che potrebbe sembrare un po' il camminamento dei cammelli. In realtà questa è la pista ufficiale delle mobilette. Come avete visto, in questo villaggio non c'erano auto, probabilmente nessuno di chi vive lì ha un'auto, però qualcuno certamente ha una mobilette. E questa è la pista che si è creata proprio per il passaggio di questi motorini. E su queste piste vanno velocissimi. Chiaramente si sono formate le piste perché loro sanno dove passare, dove è più confortevole, dove è più sicuro. Passano tutti nello stesso punto in modo tale che succede qualcosa, torni indietro. Prima o poi qualcuno ti trova. Due acacie che non sono a misura di Valentino. Ci sgratta giù, vetriamo i pannelli. Io comunque sono quasi certo che qua noi ci abbiamo passato un po'. Pazzesco. E qua noi come ci passiamo? Oh, povero Valentino. Qua ci scartiamo tutti i pannelli, Mi sa che ci tocca uscire. Ma uscire dove? Qua. Piano piano giriamo di lì. Madonna, aiuto! Però qua in mezzo al deserto riescono a coltivare, cioè sembra impossibile. Questa è una vera e propria oasi nel deserto e lì c'è il motorino del contadino. Povero Valentino. Sì, cioè, qua è incredibile. Cioè, ma ci passiamo? Ma passarci in qualche modo ci passiamo. Ma guarda che pietroni. Non sarà un viaggio confortevole.
abbiamo raschiato per bene con dei pietroni tutta la fiancata ed è uno dei motivi per cui queste gomme devono essere belle robuste anche qua sulla spalla, perché in queste situazioni lavorano anche lì. Diamo un occhio. Bravo Valentino. Qua c'è la deviazione Vuoi distruggere il mezzo, passi di lì. e anche di qua, insomma, Qua è una bella salita. non è da meno. Oh, oh, oh. Ma cosa gli facciamo fare? Per provarlo, per vedere se si rompe Ma- prima di proseguire il viaggio. E che se si rompe qua noi che facciamo? Da qua siamo un po' controluce, ma siamo abbastanza vicini all'erg di dune che si chiama Cegaga. E alcune sono anche veramente alte, ragazzi. Qui ci sono delle vere e proprie oasi. Questo tratto è molto più verdeggiante, là ci sono delle palme, è proprio un'oasi, ci deve essere proprio dell'acqua. Cumulo di pietre messe così in verticale è un antico cimitero, quindi qua probabilmente c'era un villaggio. Ci fermiamo un attimo per andare a vedere questa piccola oasi e poi però proseguiamo. Non sgorga acqua, non c'è il classico laghetto dove fare il bagno. E Luci, non possiamo fare il bagno alla Marrakesh Express. Non posso dirti, ma dove ti ho portato? Però è veramente un posto pazzesco. E certamente anche importante, perché insomma non a caso ci sono tutte queste tombe qua intorno. Questo credo sia un pozzo. Wow. Eh sì. È un pozzo ed è anche in uso. Guardate. C'è anche l'acqua. Sarà 5-6 metri. Questa è l'acqua di pozzo nel deserto, ragazzi. È veramente fresca. Cioè lì abbiamo le dune dell'Erg Cegaga, l'oasi e il pozzo. Qui ci sono dei resti che non capisco se sono ossa o se sono fossili. Spuntano un po' di dromedari, ma là in fondo ce n'è uno che è bianco, bellissimo, è il più lontano. E il deserto è così, è anche il suo bello. Quando ti sembra che il terreno sia migliorato, che magari dici ok dai ce l'ho fatto, passato il pezzo più brutto, sbam! Ti ritrovi davanti a un canale tutto sdrenato, sabbia, pietre. E sta arrivando un motorino, facciamoli passare perché qua sono in due, tutti turbantati. Questa però non era una mobiletta. No, questa era una motoretta un po' più seria. Guardate qua, si scende nella valle. Che spettacolo!
GPS sembrano due signore. Abdullah, da mangiare. C'è qualcosa da mangiare? Qua no. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Gli abbiamo dato dell'acqua. Dell'acqua. In effetti sono belle lontane da un paese o qualcosa. Sì. Quest'ultimo pezzo di pista è veramente devastante. Perché quella prima no. Sarà anche ora cominciamo ad accusare anche la pesantezza della giornata. Adesso appena troviamo uno spazio ci fermiamo. È solo che qua non è tanto facile, non è che c'è fuori è l'inferno dei sassi. Qua non c'è verso di uscire dalla pista per trovare il posticino per la notte, ma speriamo che al di là di questo fiumiciattolo il territorio cambi un po'. È incredibile. Ragazzi, abbiamo deciso di fermarci qua, abbiamo lasciato un attimo la pista che è lì in fondo, non vogliamo andare troppo avanti perché ci sarà da attraversare un'oasi e magari ci potrebbero essere dei villaggi vicini. Stiamo cercando di mettere in bolla, eccoci qua, nuovamente al silenzio. Adesso l'unica roba che sento sono le ventole che vanno. E qua ormai c'eravamo quasi, il sole stava per tramontare. I graffi si percepiscono tutti visto che siamo belli insabbiati. La sabbia, la polvere ha i suoi vantaggi, vedi? Si può disegnare il percorso qui come se fosse sulla sabbia del deserto. Anche stasera non voglio rinunciare alla mia passeggiata qua su queste pietre. Non lo so, camminare in questo posto a me veramente fa sentire come se fossi su un altro pianeta.